Buongiorno, eccoci qua, è il martedì e oggi ritorniamo a parlare del libro, ok? La meditazione e 5 passi verso il successo, cioè andremo a fare il corso, andiamo avanti con il corso della sincronizzazione. Per arrivare a parlare di sincronizzazione, io volevo ritornare un attimo con voi, parlare di una cosa importante, di comprendere il funzionamento del corpo umano, perché è una parte importante per farvi capire perché la sincronizzazione funziona. Allora, il corpo umano è diviso in due corpi, corpo fisico e corpo astrale aurico. Il corpo fisico è un contenitore della nostra anima e ci serve perché la nostra anima svolge e ha scelto questo corpo per funzionare qui sulla terra. E il corpo aurico è una protezione esterna e abbiamo già fatto di video, così dopo vi riparlerò un attimino delle cose, ma video precedenti, le meditazioni precedenti potete assolutamente utilizzare per avere un po' più di chiarezza. Ma perché vi parlo di questa cosa? Perché il corpo umano dimostra davanti a tutti gli fatti che è unico essere vivente su questa terra che ha una postura eretta, cioè la sfida verso la legge di gravità. E questo tutto a dimostrazione di quello che io sostengo, che noi siamo una frequenza, non siamo un corpo solido, perché se noi guardiamo il nostro corpo sotto il microscopio, andiamo sempre più nel profondo dei nostri atomi, vediamo che tutto si muove. È una visione di quello che noi abbiamo dato, ok, nella sua semisolidità, ma che cambiando la frequenza cambia tutto il resto. Allora, questo è pezzettino molto importante perché proprio queste frequenze ci permettono di cambiare, di attirare, di migliorare, di stare bene nella salute. Allora, basandomi su questo, voglio anche che imparate l'importanza di comprendere questa cosa qua, perché il nostro corpo umano può essere cambiato anche nella età avanzata, proprio perché sono le frequenze. Utilizzando le frequenze quotidianamente, utilizzando la consapevolezza di questa cosa, noi possiamo comprendere come utilizzare sincronizzazione della frequenza per arrivare all'energia universale, scambiarla con la nostra e radicarla nella terra. E perché serve questo? Perché appunto, essendo un corpo eretto, ha una funzione di batteria, cioè abbiamo questi polo negativo che sono i nostri piedi che scende nel profondo della madre terra e polo positivo che dalla nostra testa va su in alto. È indispensabile avere equilibrio tra queste due cose. E se vi chiedete perché, è una ragione semplice. Se un albero dovesse crescere troppo in alto, senza radicarsi molto in terra, senza radici adeguate, morirebbe, cadrebbe semplicemente. Così succede anche al corpo umano. Succede in un modo diverso, cioè non cade fisicamente, ma se noi non ci radichiamo bene, non ci sentiamo connessi con la nostra frequenza, con la madre terra e non lavoriamo sulle nostre radici fisiche, perché noi siamo qui sulla terra nel corpo fisico, non siamo completamente spirituali e dobbiamo rispettare il nostro corpo fisico. Se non siamo in grado di lavorare sulla nostra concretezza e il nostro radicamento, corriamo il rischio di andare troppo oltre, cioè troppo fuori sul livello spirituale. Allora, di qui, uscendo da questo equilibrio, cosa succede? Abbiamo le persone che, perdendo questo equilibrio, si trovano di esagerare, cioè di non essere, cioè
Quando parliamo di spiritismo, di energie che diventano negative, ma non sono negative perché queste persone stanno dicendo qualcosa che non è vero, è assolutamente vero, ma non è nell'equilibrio, non ci serve qui sulla Terra, non porta beneficio perché non hanno più capacità di gestire questa cosa qua, perché non hanno rispetto per il terreno. Tanto vale anche in contrario, quello che è troppo radicato, troppo concentrato sul livello economico, sul funzionamento, sul fisico, sul materiale, succede che perdendo questa intuizione emotiva e questo collegamento con divino, praticamente soffre nella sua fisicità di mancanza di fiducia, di mancanza di amore, di solitudine, di incapacità di dormire magari, di essere troppo presente nel qui e ora e non avere neanche la flessibilità mentale per poterci permettere di attingere da una intuizione divina. E per questa persona fisicità, molto fare nell'ottenere diventa un progetto di vita. È vero che noi siamo qua tutti viviamo una società che ci porta più su un ragionamento così, dico, poche persone troppo materiali si sentano fuori luogo, e invece consideriamo una assoluta follia le persone che vanno oltre, perché non viviamo vivendo questa dimensione tridimensionale, il mondo materiale sembra più concreto, ma nessuna delle due è troppo corretta. Deve esistere equilibrio in tutto, cioè dobbiamo essere forti nelle nostre radici e anche nel nostro spirito. Una volta chiarito questo, abbiamo detto, vedendo sotto il microscopio ci rendiamo conto che siamo un corpo in movimento, un corpo non solido, cioè una energia molto densa, ma non siamo un corpo solido, e questo ci permette di cambiare ogni cosa in ogni momento. Partendo però nella spiegazione, adesso facciamo e riportiamo di nuovo di parlare un attimo dei chakra e della aura, per farvi comprendere questa batteria del nostro corpo come funziona. Fisicamente 7 chakra rappresentano il primo chakra color rosso, rappresenta il nostro radicamento, e questo è il mondo dove c'è nostra energia vitale, l'energia Kundalini, e quando noi abbiamo problema con il primo chakra si manifesta sul livello della nostra sessualità, della nostra capacità di gestire i soldi, nella capacità di andare avanti nella vita, tutto ciò che affrontiamo, problemi delle gambe, della circolazione, si trova sul livello fisico legato al primo chakra. Se saliamo nel vortice energetico un po' più su, troviamo secondo chakra color arancione. Qui troviamo invece, come nel primo c'era l'energia maschile, nel secondo abbiamo l'energia femminile, energia dell'acqua, energia dei nostri reni, del nostro fegato, energia di trasformazione, del perdono e della capacità di donare la vita, cioè tutto quello che noi riusciamo sul livello materiale immaginare e dare la vita parte da questo secondo chakra. Quando abbiamo problemi della schiena nella parte bassa, quando abbiamo fisicamente per esempio infertilità, quando sentiamo la rabbia, la frustrazione, di solito stiamo parlando di questo secondo chakra. Terzo chakra è color giallo o color oro. Qui invece parliamo del potere, ma le manifestazioni sul livello fisico sono per esempio il gastrite, la paura per futuro, non fidarsi degli altri, incapacità di digerire la vita, no? La paura di affrontare noi stessi, di non dire la verità, paura per i soldi, paura per questo potere della nostra identità, di non riconoscersi, di non darsi verso vero valore. Quando noi ci affrontiamo questa cosa qua,
E quando ci sentiamo sdiminuiti, non apprezzati, non voluti e via così, parliamo sempre del terzo chakra, ma si tratta un po' dell'ego e il terzo chakra è il potere del nostro ego, che non è malvagio, ma è da tenere a bada, cioè in modo costruttivo utilizzare questo potere del io sono, io mi merito, non al danno degli altri o a danno a noi stessi, ma perché lo riconosciamo per quello che è. Avere potere della nostra persona vuol dire stare bene, vuol dire poter dimostrare il valore della nostra vita, il significato della nostra vita su questa terra, ed è molto importante, non va sottovalutato, non va preso come una sfida al cristianesimo, non è assoluto dare agli altri che ci porta verso il divino. Non togliete questo potere della vostra vita, perché pensate che andate a cozzare con una ideologia religiosa, con quello che ci hanno fatto credere. Non è così, perché è stata semplicemente una interpretazione dell'essere umano, ma non è necessariamente nostra. Una cosa è amare, ma ricordatevi sempre, avere un sano amore verso di noi stessi e un sano amore verso gli altri, detto persino da Gesù. Per poi arrivare a quello che è il quarto chakra, dove è la radice di questo amore e di rispetto verso di noi. Allora, una senza l'altra non può andare. Noi non possiamo avere potere, l'amore e ricevere l'amore vero e dare l'amore vero se non siamo in grado di riconoscere noi stessi. Dal quarto chakra, però sul livello fisico, parliamo del polmoni, del cuore, problemi cardiovascolari, problemi sul livello emotivo di dare e ricevere, cioè la nostra capacità di sentirsi al sicuro. Qui parliamo sul livello fisico del color smeraldo verde, sul livello emotivo del color rosa. Per arrivare successivamente al quinto chakra della nostra gola, color turchese, e ponte. Ponte che porta proprio a questa connessione, scusatemi, mi sono un attimino persa perché volevo parlare della tiroide, e allora fisicamente parliamo della tiroide, di tutte le malattie ormonali che manifestiamo, incapacità di comunicare, ma non solo comunicare e esprimere quello che volete dire, quello che voi pensate di voler essere ascoltati o da ascoltare, ma anche tra noi fisicamente e l'universo. Allora è proprio questo, su questo ponte qua nascano di solito tutte le problematiche, cioè quello che divide la fisicità e il mondo qui e ora è quello spirituale, cioè testa in su parliamo semplicemente del spirituale. Se noi vogliamo comunicare e sentirsi liberi, compresi, capiti, ascoltati, e anche quelli che sono in grado di sentire, di comunicare, di accettare i consigli dall'universo e attingere dalle informazioni esterne, dobbiamo lavorare su nostra gola, cioè sulla capacità di sentire e di dire quello che è tra l'universo e la nostra fisicità, per poi salire a terzo occhio o il sesto chakra, che rappresenta proprio la intuizione. Sul livello fisico, quando abbiamo problemi con la vista, quando abbiamo problemi di mal di testa, di sinusite, tutte queste cose qua sono legate al terzo occhio, ma però gestisce i nostri programmi mentali, la nostra intuizione, quello che vediamo con gli occhi, ma anche con la nostra intuizione, cioè interpretazione, la nostra connessione con la vita spirituale che noi chiamiamo angeli, spiriti guida, una dimensione che ci permette di vedere e prevedere le cose che sul livello
del nostro occhio fisico non riusciamo a capire, cioè il nostro senso come vista è limitato, il nostro terzo occhio è illimitato perché derivano le informazioni che non sono solo nostre. Allora, se noi sentiamo i problemi di mal di testa qui davanti, sinusiti, non vedere, non mettere a fuoco, vuol dire che non ci permettiamo di avere la visione chiara per determinate paure e per questo bisogna permettere al color viola di catalogizzare quello che c'è da catalogizzare, pulire quello che c'è da pulire e vedere con chiarezza quello che c'è da vedere, per poi salire in cima della nostra testa che è diretta connessione con l'universo. Qui parliamo del colore trasparente, bianco, bianco cristallo, come può essere cristallo rocca, che è la sfera che ci connette poi con l'aura e attraverso l'aura con settimo piano di universo, cioè con l'energia universale. Questa energia è la fontana da dove entra e esce tutto. Ed è qui che noi, quando ci sentiamo completamente nella mancanza di fiducia verso l'universo, quando crediamo di non voler credere, quando siamo spaventati a morte per il futuro, quando pensiamo di aver litigato con Dio, quando pensiamo che Dio ha litigato con noi, parliamo di settimo chakra. Qui invece, se vogliamo effettivamente permetterci una vita sana, facilitare le nostre decisioni, sentirsi veramente amati perché così ci permettiamo di essere parte di tutto ciò, dobbiamo pulire settimo chakra. Ed è per questo che io oggi vi dico che aura è il nostro corpo astrale. Con aura, ripetiamo, noi sentiamo quello che nostra energia, la nostra vibrazione manda e subito, senza neanche conoscere un'altra persona, un altro posto, riusciamo a percepire una vibrazione. Questa informazione deriva dalla nostra aura. Io oggi non voglio ripetervi tutto, voglio solo dirvi che l'aura, e avete nei video precedenti spiegazione cos'è aura e cosa sono i chakra uno alla volta. Qui vi parlavo proprio delle malattie, dico senza in cima della nostra testa, se noi perdiamo l'equilibrio, abbiamo paura, soffriamo di insonnia, abbiamo i problemi mentali, ok? Ricordatevi questo, dovete pulire e lavorare con l'ultimo chakra. Invece aura ha stessi colori, parte dal primo che è rosso per finire a quello bianco, cioè la sfera di cristallo trasparente, ha stesse più o meno funzioni, solo che è estensione del nostro corpo fisico e ci permette di captare l'energia dall'esterno e ci permette di connettersi velocemente dal nostro radicamento del qui e ora della Terra verso un tempo senza tempo. È importante tutto ciò e mi sono permessa di ripetere e di consigliarvi, se avete problemi con più di una chakra, lavorate con meditazioni che abbiamo già fatto che trattano proprio i chakra, o se vi è più facile, nelle parti, nell'altezza dove si trovano i chakra, mettete i colori veri e propri, ognuno, vi ho detto, ha il proprio colore, di conseguenza se avete problemi fisici riferiti alla gola, indossate turchese, se al cuore, se è fisico, smeraldo verde, se invece emotivo utilizzate rosa. Se non riuscite proprio a mettere tipo giallo e portarvi il giallo, portatelo intorno alla pancia, in qualche modo portate qualcosa senza spendere soldi. Se invece avete già i cristalli o le cose, potete utilizzare anche questo, e video su questa cosa qua l'abbiamo fatta, però vi consiglio di lavorare sui vostri chakra indipendente dal fatto se voi volete andare avanti con questo corso o meno. Sicuramente andrete a lavorare, vi dico, libro, la meditazione, la sincronizzazione e 5 passi verso il successo vi permette definitivamente di velocizzare il processo di vostra guarigione, di ottenere nella vita quello che volete, di avere successo, di trovare modalità
vostra, utilizzata ogni giorno per portarvi a voi quello che secondo voi vi serve, e questo per me sarebbe il risultato migliore. Ma anche se non volete utilizzarlo, andare avanti, qui lavorando con il chakra voi porterete una pulizia, un equilibrio e una salute nella vostra vita. Utilizzatelo, occupatevi di vostro corpo, portatevi in equilibrio, perché comunque anche nel qui e ora, anche nel vostro semplice, essere in salute, essere in equilibrio, essere felici è la cosa più importante. Spero che questa seconda lezione del videocorso vi è piaciuta. Provate a lavorare un po', se avete le domande fategli senza problemi. Ci sentiamo martedì di nuovo e andiamo avanti, e vi auguro un buon fine settimana. Comunque sincronizzazione ci permette a utilizzare queste frequenze, a utilizzare il nostro corpo umano come una forma di frequenza per permetterci di sentirsi parte di tutto ciò, per comprendere che niente è definitivo. Noi siamo fluidi, niente muore e niente vive nei termini di inizio e fine della vita. Tutto è legato a una energia, e avendo questa consapevolezza, più o meno veloce, riusciamo a portarci benefici. Ci sentiamo martedì, statemi bene e buon fine settimana.